Primo rifornimento nel Regno Unito fatto, 38,5 sterline, 26 litri,22. Praticamente una sterlina, 459 al litro. Il funzionamento è lo stesso, fai benzina, poi vai a pagare. In euro, appena arrivato il messaggio alla carta, 46,38. Appena usciti da Folkestone, guardate che ambientazione, pochissimo traffico, strada strettissima, anche se in questo punto è abbastanza larga, ma come si entra all'interno dei paesini, ragazzi, è veramente stretta, anche perché le persone parcheggiano lungo la strada. Il sud-est viene definito come la parte più soleggiata dell'Inghilterra e in effetti noi oggi siamo stati fortunati, una volta ogni tanto ci sta. Ma come fortunati? Se è la parte più soleggiata è normale che ci fosse il sole. Sì, però non è detto che ci sia sempre. Ho capito, ma la fortuna scaturisce dal fatto che se invece una parte poco soleggiata e tu lo trovi, allora siamo fortunati. Diciamo che non siamo stati sfortunati. Ecco, così già è meglio. Siamo ad Hythe, un'altra delle città delle Cinque Ports, alle quali poi se ne sono aggiunte altre. Per esempio la località dove siamo diretti stasera si alleò con queste 5 città, diventandone così parte. Ma in realtà a cosa serviva la lega di queste 5 città? Erano città per così dire di frontiera. Infatti, trovandosi proprio sulla Manica, hanno sì sviluppato molto l'ambito commerciale, ma erano le prime città ad essere intaccate da invasioni oltremare. Per cui venne loro chiesta una condizione, quella che nel caso di un attacco oltremare dovessero offrire uomini e navi almeno per 40 giorni. Questo in cambio di franchigie doganali, una certa autonomia, soprattutto in ambito penale e civile. Questo garantì a queste cittadine portuali un potere enorme, fino a quando di fatto non venne creata una marina militare permanente, che segnò il declino di queste città. La Lega formalmente è ancora attiva, ma solo in ambito cerimoniale. Proprio alla nostra sinistra il mare, la Manica. Francesco mi sta dicendo che siamo a meno 5 metri sul livello del mare. Una infatti delle cause del declino di queste città portuali è il fatto che la costa si è innalzata e quindi i porti sono stati insabbiati. Siamo nel Romney Marsh, distese infinite. Ora alla volta di Rye, un posticino pittoresco che sarà la destinazione di questa sera. Ma ora la domanda nasce spontanea: voi seduti sul divano, come vi trovate con la guida a sinistra? Vi sentite sicuri oppure preferivate la guida a destra? Tipo adesso qua la rotonda, no? Dobbiamo andare a sinistra. Arrivi, rimani sulla sinistra e te ne vai. Allora intanto rispondo io, che sono comunque in sella come tutti loro. Io che mi senta sicura, no, però se questo dobbiamo fare per girare l'Inghilterra, per finire poi in Irlanda, che sia, ecco. Noi stiamo giocando sulla guida destra o sinistra, ma abbiamo la struttura che ci fa il check-in fino alle 7 di sera. Ora di arrivo 6:51 e qua ragazzi non si scherza, qua si rimane fuori casa. Proprio per non farci mancare nulla, dato il ritardo, passaggio a livello chiuso. Dovremmo aspettare il treno. Ah, eccolo! Beh, come il treno della stazione di Corridonia. Velocissimo e cortissimo. Velocità pazzesca, sta dicendo Francesco, e chiusura delle sbarre qualche secondo prima che il treno passasse. Siamo arrivati a Rye, dovremmo avere poco meno di 5 minuti all'arrivo. Dovrebbe essere qua. Sì, questo, destra. Il parcheggio è privato, addirittura stazione di ricarica. Qua ragazzi si griglia. Andiamo a chiedere. E dopo la super colazione lasciamo questa sorta di motel barra campeggio. Comunque camera carinissima, scrivania da lavoro, moquette che sembra un cuscino d'aria, letto comodissimo e bagno nuovo con una grande doccia. Quella è la vostra finestra e guardate dove si trovava la moto. Abbiamo dormito di fianco alla sorellona e là in fondo ci sono le piazzole per il campeggio. Costo della camera 100 pound tondi tondi, ma con la colazione classica inglese compresa. E vi posso garantire che qua nel Regno Unito trovare una struttura con questo prezzo è veramente tanta roba. Questo è l'ingresso visto da fuori e qua si trovava la moto che io ho messo sopra al pavimento. La signora in macchina che sta partendo è scesa e mi ha detto: "Excuse me, ma è tua la moto?" "Sì, è mia." "Ma non la sto guidando io, la sta guidando mio marito, perché io prima guidavo una moto, ma questa no, questa non è adatta al mio fisico." Sono d'accordo. Avete capito chi dei due tribula? Avete capito? Comunque importantissimo, benvenuti al meteo del Regno Unito. Fino a poco fa pioveva, adesso è uscito leggermente il sole che non si riesce a tenere neanche gli occhi aperti, ma è tanto caldo. Proprio la situazione peggiore per lo stress di andare in moto. Probabilmente partendo la temperatura risulterà anche un po' più piacevole, secondo me.
Ripartiamo dalle campagne inglesi del Sussex. Siamo nelle contee del sud-est dell'Inghilterra. Avevamo desiderio di visitare questa parte perché quando si arriva in aereo è una parte che solitamente rimane fuori se non si è diretti proprio qui. In effetti Londra rimane leggermente più a nord, oggi passeremo nella sua periferia e quindi questa parte resta un po' nelle mani del turismo inglese e un po' meno di quello internazionale, nonostante sia una parte estremamente ricca e come abbiamo detto ieri è una parte dove batte il sole più di altre parti. Stamattina pare un po' come un villaggio tipico inglese, mentre ieri li sentivamo anche parlare tra di loro stamattina a colazione. È risultata una giornata meteorologicamente indimenticabile. I tipici tetti in paglia, quelli che avevamo visto anche in Cile tra l'altro. Se venite in camper considerate che queste strade sono molto strette perché guardate il camper che abbiamo di fronte, praticamente si prende tutta la corsia. Primo sorpasso inglese, anche perché qua guardate i limiti 60, bisogna pensare che non sono 60 km/h bensì 60 miglia, che in questa strada mi sembra quasi una velocità assurda. Considerate che 45 miglia corrispondono a 75 km/h, 76. Però devo ammettere che è bellissimo passare su queste stradine in moto, anche perché per adesso non piove e ci sono 22 gradi, quindi guardate qua 30 miglia, 54 km/h. Sempre il timore che dietro una curva possiamo trovare un'auto che ci viene contro, perché siamo dichiaratamente contro mano. Ma come ti viene in mente? Bisogna dire che sono zone estremamente affascinanti, è un po' per un'architettura residenziale molto diversa dalla nostra, un po' perché vuoi il clima, vuoi la loro abitudine, hanno giardini e fiori estremamente curati. Dato che l'English breakfast non contempla la frutta, Mamma mia ragazzi, Direi di prendere un po' di fragole, dei frutti di bosco e qualche ciliegia se possiamo fare qualcosa di misto. io non ci credo neanche se lo vedo che ci fanno una cosa del genere. Can we take some of strawberry, blackberry? Oh, no, you can't do that, no. Ti va di prendere? io vado le fragole. One strawberry. Per adesso andiamo con le fragole. Prossima stazione magari passiamo ai mirtilli o alle more. Dalla camera ovviamente non si può percepire, ma c'è un odore pazzesco. Guardate la felicità. Adesso le assaggiamo subito. Lei è felice, io non tanto. 3,50 pound. Però devo ammettere che l'aspetto e la quantità, Dai che poteva andare anche peggio. abbiamo anche la riserva d'acqua per lavarle. Sapete che 3, 2, 1 sono spolverizzate. Guarda che belle. 10 netto. Come Nadia Comaneci alle Olimpiadi. Ripartiti proprio ora dopo la scorpacciata di fragole. Il tempo è ancora coperto, incerto, traffico praticamente fermo sulla corsia opposta alla nostra e dato che la direzione è quella da Londra, pensiamo che siano londinesi che vengono a passare il fine settimana proprio sulla costa. Considerate che da qua siamo a 37 miglia da Londra. Usciamo sulla M25 direzione aeroporti. Casino oggi. Guardate che traffico. Intanto noi ci alleniamo con la guida a sinistra, che male non fa. Mezzi improbabili, DAF, se conoscete quest'auto fatecelo sapere nei commenti. Sono circa 15 minuti che siamo sempre sul raccordo e guardate sia a destra che a sinistra. E noi che pensavamo di non trovare più il traffico una volta entrati nel Regno Unito. Di nuovo incolonnamenti, abbiamo ancora 20 miglia per uscire al raccordo. Un GS senza valigie, però acceso le 4 frecce, come faccio spesso anch'io, passa tra le auto. Ovviamente noi con le valigie dobbiamo fare molta ma molto più attenzione. Però già il fatto che gli automobilisti gli permettono di fare una cosa del genere, l'ho visto ringraziare diverse volte, quindi è una cosa che penso che sia accettata tra virgolette dagli automobilisti. Guardate come è fatta la carreggiata, sentite anche il rumore delle gomme delle auto, ma anche sulla moto sento in ogni taglio proprio un colpettino. Addirittura in questo punto che ci avviciniamo allo spazio aereo di Heathrow, 5 corsie. E a proposito di spazio aereo, è il quarto aereo che si alza in volo. Non ci perdiamo in chiacchiere, acceleriamo un po' che qua sembra un po' più sgombra, anche se ci sono continui controlli con la Velox, segnalati anche da Google. Ecco il quinto, ma chi di voi abita vicino Malpensa o Fiumicino è abituato a questo? Guardate che splendore, fantastica.
Quasi che ci siamo, perché 4,3 miglia per uscire da questo inferno e onestamente non ne posso più. Forse ci siamo, uscita M40 Oxford. Ci lasciamo Londra sulla destra, finally! Dai cartelli ci sono gli Open Day delle università di Oxford e vediamo autobus passare senza limiti. E infatti Welcome to the City Oxford, definita una delle città più eleganti e belle di tutta l'Inghilterra, anche grazie ai suoi college centenari. Ma è una grande città, noi invece vi porteremo in due città piccolissime ma molto caratteristiche. Eccole le dolci colline le dolci colline del Cotswolds. Il panorama è incredibilmente somigliante. Sembra quasi surreale, perché se non fosse per i 22 gradi in agosto, se non fosse per questo meteo quasi sempre nuvoloso, effettivamente sembrano quasi le nostre Marche. Mezzo caratteristico in azione, cioè era non trainato, spinto da un Range Rover. Comunque quasi arrivati, 1,6 miglia al paesino caratteristico di cui vi parlavo. Siamo a Burford, Medieval Market Town, bandiera dell'Inghilterra, casine color miele. Primo impatto, odore di cibo pazzesco, bella. È una zona che deve la sua ricchezza attuale al commercio di lana iniziata nell'età medievale. E da qua la classica foto che trovate online, solo che oggi ci sono un po' di auto. Infatti la lana delle Cotswold Lion, le pecore di questa zona, era considerata pregiatissima in tutta Europa. Hanno poi provato a allargare il commercio a tessuti, ma la rivoluzione industriale non ha preso piede da queste parti e forse dobbiamo ringraziarlo. Questi sono i paesi che ci piacciono. Per chi di voi volesse trasferirsi e avesse dei bambini, c'è anche la Burford School. Sono ancora ignote le origini del nome di questo distretto, Cotswolds. Wolds dovrebbe essere dolci colline, Cots dovrebbe derivare dai recinti degli allevamenti ovini. Queste parti ci ricordano particolarmente la Provenza. Pietre differenti, case costruite in maniera differente, la cura dei dettagli, i fiori e anche i colori. È evidentemente una parte ricchissima, è un paesino incantevole. Se qualcuno di voi è già passato da queste parti ce lo faccia sapere. Sì, era qui. C'è anche Perro. Alla fine qualcosa abbiamo rimediato. Sandwich con palta, prosciutto, pomodoro. Ovviamente sandwich, ma era una focaccia spolverizzata. Però non pago della situazione, perché abbiamo pagato 40 euro per quelle due cose. Ci siamo detti, prendiamo anche un dolce, costa poco, prendiamo il gelato perché costava 4,5 pound. Guardate il dolce barra gelato. Sara lo sta coprendo perché è pazzesco. Pazzesca la presentazione, pazzesca la quantità. Il peggiore rapporto qualità-prezzo della nostra vita. Pronti? Togli piano, 4,5 pound. Ci metto una mano vicino per farvi capire la dimensione. Scrivete nei commenti il vostro punto di vista. Però dobbiamo dirvi una cosa: gelato al cioccolato e quelle palline verdi Sono pepite di menta, per cui si crea questo contrasto tra cioccolato e menta che è quasi balsamico. Non male, un punto guadagnato. io no comment. E dopo la pausa veloce, pranzo barra snack barra merenda barra cena, cambiamo paesino che si trova a circa 9,2 miglia, che dovrebbe essere il paesino più fotografato dell'Inghilterra. E quasi arrivati anche a Bybury. Ora da capire quanti milioni di persone ci saranno. Bellissimo, quasi coperta la strada. Forse si entra qui. Dovrebbe essere piccolissimo, praticamente è una via in salita. Vamos a vedere di qua, lo scopriamo insieme a voi. Come volevasi dimostrare, c'è un'infinità di gente. Purtroppo era anche normale, è sabato pomeriggio, è una giornata di sole, stranissimo, è giusto che sia così. C'è anche una sposa. E comunque l'attività più gettonata da parte della gente è sedersi ai tavolini, bere qualcosa, cappuccino, un tè e rilassarsi. Andiamo a scoprire insieme Bybury. Ci sono diversi ingressi, ma dentro al villaggio c'è solo il passaggio pedonale. Questo è il piccolo villaggio. Non vi nego che c'è un po' di delusione perché ci sono diverse gite organizzate, quindi c'è tantissima gente, ci aspettavamo qualcosa di più intimo. Vi lascio in sovraimpressione quello che ci aspettavamo.
Questi sono villaggi tutti ristrutturati in maniera impeccabile. Alcune case salendo erano da ristrutturare, quindi in ristrutturazione. Stanno investendo molto sul fatto che queste località, questi villaggi attirino moltissimi turisti. Sicuramente venire infrasettimanale piuttosto che sabato sarebbe meglio. Noi ora ci godiamo queste stradine immerse nella natura e andiamo diretti in struttura. 17 minuti, 9,1 miglia. Persino la luce del sole sembra assomigliare a quella delle primavere marchigiane. La nostra direzione è Cirencester, nel Gloucestershire. Adesso andiamo diretti in struttura, lasciamo i bagagli, vediamo un po' la situazione, poi torniamo dalla Lidl. La nostra struttura si trova leggermente fuori, questo perché i prezzi nelle città sono troppo alti, quindi conviene sempre allontanarsi dalle città stesse per 4-5 km. Addirittura in questo punto la strada è talmente stretta che sembra una single track della Scozia. Galleria. Siamo letteralmente sommersi, però è bellissimo ed è anche freschissimo. Sì, la temperatura si è molto abbassata, ma siamo sempre intorno ai 20 gradi. La struttura presa, come potete vedere, è in VIP al mondo, però le recensioni erano ottime. Il mood era che se cercavate qualcosa di rilassante era il posto giusto. Dovremmo essere quasi arrivati, dovrebbe essere questa, proprio stile assolutamente inglese. Stile cottage. Andiamo a vedere. Moto scaricata, siamo ripartiti al volo perché andiamo a fare la spesa per la cena e per domani, in quanto nel paesino dove stiamo non c'è nada. Il supermarket dovrebbe essere qua in fondo sulla destra, eccolo qua. Qui ragazzi si parcheggia in mezzo alla strada. Spesa veloce, banane, tante. Oh yes. Il frigo in camera non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo prendere tutta roba che si conserva senza frigorifero. Questo è il supermercato. In relazione alla dimensione del paese è super fornito. Inquinamento pazzesco, poi magari vai a Londra, se non hai la macchina Euro 1000 non puoi entrare. Bellissimo avere delle norme anti-inquinamento perché dobbiamo preservare il pianeta. Però ragazzi, dopo tutto quello che abbiamo visto in Sud America c'è qualcosa qua che nel mondo a livello globale non si capisce più di tanto. Ma è meglio non affrontarlo questo discorso. Però queste situazioni mi hanno ricordato molto casa, mi hanno ricordato tanti anni fa, quando non c'erano tante limitazioni. Avevamo tutto e non lo sapevamo. Vabbè. Tanto il bavaglino, mettilo dentro. Ah, vero. Loro, tra l'altro, hanno una certa somiglianza con qualche frazione intorno Corridonia, cioè quella spavaldaggine che contraddistingue un po' quelle zone, insomma, ti prendi in giro, ti urli qualcosa con l'altro. Ragazzi, è bellissimo. È un po' come faccio io quando a Sara dico che è un maiale, ragazzi, lo faccio per scherzare. Poi lei che è un maiale lo è veramente, quindi questo è un altro discorso. Siamo dentro una festa di paese, siamo voluti passare perché abbiamo seguito i trattori che hanno continuato la loro strada. È il caos. Ma qui si stava faticando. Bellissimo. No! Stanton on the Walls, i Perry sul carro, è incredibile. Là si cucina, è un motore, è un motore. E il bello è che non hanno neanche chiuso la strada e stanno festeggiando, le macchine si sovrappongono, numeri uno. E poi capita anche da noi di pensare, fosse stato organizzato in Inghilterra, sarebbe stato così. C'è un odore pazzesco. Cioè tutti i motori sono accesi e in questo momento può scoppiare il mondo. Guardate il fumo. Guardate che roba ragazzi. Trenino mignone, dice Fra, Perry sempre presenti. È un'esposizione di mezzi agricoli, mezzi di trasporto antichissimi. Ragazzi, siamo nella patria della rivoluzione industriale. Guardate, guardate. E all'interno dei mezzi ci sono donne tostissime, non come me. E intanto sullo sfondo questo bellissimo villaggio, una Ford. Sono dei pazzi. Ci siamo anche riempiti i polmoni di anidride carbonica. Va bene così. Ma sono i gas di scarico di una volta, il top ragazzi.
Siamo tornati indietro perché dovevamo vedere da vicino, ma soprattutto fare un confronto, ovvero la sorellona con questo mezzo qua. Guardate che roba, il presente e il passato. Ci hanno appena detto che questo mezzo addirittura è stato prodotto in Patagonia. No. Qua intanto si beve, giustamente perché sono le 7 di sera, quindi bisogna in qualche maniera fare l'aperitivo o comunque godersi la festa. Siamo finiti a parlare di politica, partendo dall'Argentina, poi England, quindi l'Inghilterra, poi l'Italia, la Brexit. La tagliamo qui, ci ha invitati alla prossima festa in May. I understand it. I am not fluent in Italian, but I understand. I pick Very, it up. very good. You speak Italian? No, I used to go to Torino many times. Stiamo parlando di tornare a maggio perché qui c'è una bellissima festa che lui organizza. Dovremmo tornare tutti gli anni, in questo periodo c'è questa fantastica festa. I mean, I live in the village. It's a fantastic village, fantastic community at every level. People from all kinds of background. We really love it. And we welcome all people to our village. Thank you very much. 1, 2, 3, 4. No, it was 3. It was 3. Thank you. Thank you. Yeah, but do you know what is actually in Cirencester? A Roman amphitheatre. Ah, c'è. It is one of the few remaining amphitheatres, and it is in Cirencester. King Henry, no, I can't remember. Too many beers. but there's a lot of history. Cirencester was the largest Roman town in England. We discovered it yesterday night. That's incredible. There is no sign of other than the amphitheatre, because all the bricks that were used in the buildings. Go ahead. Ragazzi, ma è pauroso. Ma sono messi come nuovi. Guardate, guardate. Cioè, sai, è bellissimo. How long are you staying for? 2 days we have to work. You're working? What are you doing? Oh, okay. So you need to go to the museum. It's in the centre of Cirencester, full of Roman history, absolute original Roman mosaic floors and designs. I live in this village for 40 years. South Cerney. The village is over 1,000 years old, and Princess Anne came to our village to celebrate the 1,000 years, and my wife and I met her because the royal family live very close. Really? King Charles lives in Tetbury. There is a polo club here, so it's a fantastic place. Yeah. We moved down from the northwest of England. Northwest where? Well, from the Wirral, which is near Liverpool. Yes. It's a peninsula. When I grew up, one of my girlfriends, not for very long, was called Ruth McCartney, sister of Paul. It's true. Paul McCartney was a patient where my mother was the surgery manager. Dovevamo proprio passare qua, incredibile. I can tell you some other stories. But next year we have to come back. Well, you have to come back for the May bank holiday because this road is closed. We had 10,000 visitors this year. Food and stalls. What is the name? It's called the South Cerney Street Fair and Grand Duck Race, and we have over 2,000 ducks, plastic ducks, that go from this point here. If you go on South Cerney Duck Cam, and we have a BBC commentator, and if you look at the duck cam, you will see the duck race. Bene, torneremo a maggio e voi tornerete con noi. Arrivati nel nostro B&B belli stravolti. Sì, un po' sì, però vi portiamo nel giardino e vi diciamo 2 cose. Ricordatevi che dobbiamo anche fare cena, quindi veloci. Questa nel frattempo è la nostra camera con 2 letti singoli. Però guardate dove vi portiamo. Guardate che giardino che abbiamo. Ovviamente non è tutto privato per noi, sono altre camere, però c'è una tranquillità pazzesca. La moto si trova, eccola là. Non c'è un cancello, dà direttamente sulla strada, però i proprietari sono stati talmente gentili, hanno spostato la loro auto per coprire la moto e non farla vedere lungo la strada. Ci hanno detto al tempo stesso che questa zona è super tranquilla, non è successo mai nulla, quindi speriamo che non inizi proprio con la nostra moto. Sembra che abbiano paura a dirlo, dicono no, è tranquilla,
però sarebbe quello che faremmo noi in Italia. Voi siete sotto temperature molto alte, anche se questa sera a Corridonia, nella nostra provincia, sta piovendo. Qui stasera ci sono circa 19-20 gradi, Forse anche un po' meno. però si sta benissimo. L'unica cosa è che, come sapete anche voi, fra un'ora o due qui ci sarà un'umidità pazzesca. Adesso noi ci mangiamo qualcosa qui, abbiamo comprato pane, prosciutto, pomodorini, questa sarà la nostra cena. In teoria abbiamo anche pentole e fornellino, quindi potremmo anche cucinarci un piatto di pasta. Questa è una struttura dove in teoria non si potrebbe usare il fornellino, anche se siamo all'aperto, però ci siamo detti avremo tantissime altre sere e li utilizzeremo poi mano a mano che, tra virgolette, si sale, perché qua ragazzi più si sale e più i prezzi salgono. Considerate che per la cena di stasera abbiamo speso più o meno 10 sterline e 80 centesimi. Se qua si va a cena fuori è facile spendere dai 40, 50, 60 euro, ma senza esagerare. Per il nostro modo di viaggiare qui rispetto a Sud America i prezzi sono pazzeschi, ma su questo ci voglio fare un video dedicato perché è veramente molto interessante, anche perché ce lo chiedete spesso. Ragazzi, caricatevi per settembre, perché anche lui si sta caricando per i video pipponi, ve ne aspetteranno tanti. Per scaramanzia però non diciamo nulla. Niente. Quindi li voglio fare, ne voglio fare diversi, però quando arriverà settembre vedremo. Stiamo zitti. Andiamo a preparare la cena. E mentre sistemavo la camera, tutto preciso perché domani resteremo qua a lavorare, guardate la cucinera. I nostri sabato sera: pane con yogurt naturale per ammorbidirlo un po', pomodorini, prosciutto di Parma, perché ragazzi ci è mancato così tanto in Sud America che ogni volta che lo vedo non resisto. 3,5 pounds Per quanto? Netto? per 75 grammi. Pure? Sì, sottigliezze. Però è molto invitante. Guarda, poi esce fuori Cioè, tutto. sento l'acquolina. Però questo era per me, cioè lui... No, non è vero, questo è per lui. Abbondante. Buon sabato sera ragazzi, buona cena. Adesso veramente chiudiamo il video. Ciao ragazzi. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the